Mi ha umiliato davanti a 200 persone come uno scherzo. Sono sparito senza lasciare traccia. Anni dopo, mi ha chiesto, come ce l'hai fatta? Le ho dato 2 parole. È caduta in ginocchio piangendo, no, non può essere. Quelle 2 parole l'hanno distrutta completamente. Mi chiamo James Rivers. Ho 42 anni e volavo su 747 per Continental Airways fino a quando un'aritmia cardiaca non mi ha messo a terra definitivamente 18 mesi fa. La Federal Aviation Authority non transige su problemi cardiaci. Un elettrocardiogramma di routine durante un controllo fisico e 20 anni di record di volo perfetti non sono serviti a nulla. Mi hanno ritirato il certificato medico e così, da Capitano Rivers, sono diventato solo James, seduto a casa mentre mia moglie saliva la scala aziendale al Cascade Travel Group. Il gala si teneva al Fairmont Olympic nel centro di Seattle. Cravatta nera, open bar, 200 dipendenti a festeggiare un altro anno da record. Jessica lo aveva annunciato per settimane, dicendo che era importante per la mia salute mentale uscire, fare networking, ricordare che avevo ancora valore anche se non volavo più. Mi aveva comprato un abito nuovo, mi aveva aiutato con il papillon, mi aveva baciato la guancia nell'ascensore dell'hotel. Rilassati stasera, amore, aveva detto stringendomi la mano. Tutti chiedono di te. Avrei dovuto cogliere la sfumatura nel suo sorriso. La cena è andata bene. Il solito pollo gommoso e discorsi sulle entrate trimestrali, il solito teatro aziendale. Ero al tavolo di Jessica con il suo team. C'era il suo capo, Trevor Holman, rumoroso e sicuro di sé, il tipo che parla sopra tutti e pensa che alzare la voce equivalga ad autorità. 40 e rotti, collo grosso, fede nuziale che non gli impediva di avvicinarsi troppo alle donne più giovani in ufficio. Poi è arrivato il dessert e il microfono. Jessica si è alzata, bicchiere di champagne in mano, e lo ha toccato con un cucchiaino. La sala si è zittita. Ha sorriso quel sorriso da PR preparato, quello che usa per i comunicati stampa e il controllo dei danni. Voglio condividere qualcosa di personale stasera, ha cominciato, la voce che si diffondeva nella stanza perché qui al Cascade parliamo tanto di autenticità. E penso sia importante essere reali. Lo stomaco mi è caduto. Conoscevo quel tono, la falsa vulnerabilità, la trappola. Mio marito James è qui stasera, ha continuato, indicando me. Un riflettore si è acceso. 200 volti si sono girati. E voglio solo che tutti sappiano quanto è stato coraggioso. Non è facile essere un uomo che non può più lavorare, che prende medicine per l'ansia solo per arrivare a fine giornata. La sala è diventata silenziosa. Qualcuno ha tossito. Ma sapete cosa è davvero difficile? La voce di Jessica ha preso un tono giocoso. Vivere con qualcuno che piange ogni volta che facciamo l'amore. Ogni singola volta. È scoppiata una risata. Non risatine educate, ma risate a pieni polmoni. Trevor Holman ha battuto il pugno sul tavolo, il volto rosso. La donna accanto a lui si è coperta la bocca, le spalle tremavano. Anche i camerieri vicino al muro hanno sorriso. Ero lì, forchetta a metà strada verso la bocca, paralizzato. Jessica mi ha fatto l'occhiolino. Davvero un occhiolino. Amore, sto solo essendo sincera, ha detto nel microfono, con un tono intriso di falsa compassione. È quello che facciamo qui, giusto? Autenticità. Ancora risate. Qualcuno ha fischiato. Ho posato la forchetta, mi sono alzato, ho abbottonato la giacca. La sala rideva ancora mentre uscivo, i miei passi riecheggiavano sul pavimento di marmo. Nessuno mi ha seguito. Ho camminato per 5 isolati nel centro di Seattle prima che le mani smettessero di tremare. L'aria della notte mi tagliava attraverso la giacca, ma il freddo lo accoglievo volentieri. Mi teneva concentrato, mi impediva di voltarmi e fare qualcosa di cui avrei rimpianto. Il telefono ha vibrato. Jessica. L'ho ignorato. Sono arrivate altre 3 chiamate in rapida successione. L'ho spento. In un diner aperto 24 ore vicino al Pike Place Market,
Ho ordinato un caffè che non ho bevuto e mi sono seduto in un angolo, fissando il vuoto. Una cameriera dagli occhi stanchi ha riempito la mia tazza 2 volte senza dire una parola. Probabilmente aveva visto di peggio di un uomo in smoking in crisi alle 11 di sera di un giovedì. È allora che è arrivata la chiarezza. Non rabbia, neanche più dolore, solo una fredda certezza matematica. Jessica mi aveva umiliato davanti a 200 persone per divertimento. Per cosa? Per qualche risata. Per avanzare nella carriera e dimostrare di essere l'alfa nel nostro matrimonio. Mentre io stavo a casa senza lavoro. Ho tirato fuori il portafoglio. Dentro c'era un biglietto da visita che avevo tenuto per 3 mesi. Da quando il mio ex copilota, Jake Thornton, me l'aveva passato a un incontro per un caffè. Jake aveva lasciato l'aviazione commerciale 2 anni prima. Si era trasferito a Singapore e aveva iniziato a fare consulenze per compagnie di aviazione privata. Il biglietto era bianco, semplice, con solo un numero di telefono e un indirizzo email. Se vuoi davvero uscire, Jacob diceva, e intendo davvero uscire, chiamami. Ti devo un favore. Aiuto le persone a ricominciare da capo. Pulito. Pensavo fosse esagerato. Ora capivo. A casa sua a ballar, ho agito in fretta. Jessica non sarebbe tornata per ore. Avrebbe festeggiato, probabilmente facendo shot con Trevor e il team PR, cavalcando l'onda di una buona performance. Ho preparato uno zaino, passaporto, estratti conto bancari, il disco rigido esterno con tutti i miei registri di volo e certificazioni, 3 cambi di vestiti, l'orologio di mio nonno e una fotografia, l'unica che contava. Io e mio figlio Dylan al campionato di Little League 2 anni prima. Entrambi sorridenti, lui con il braccio sulle mie spalle. Dylan, 13 anni, ragazzo intelligente, amava il baseball, odiava la matematica, voleva diventare biologo marino. Era a casa di mio fratello a Tacoma per il weekend. Un viaggio di legame tra cugini organizzato da Jessica. Ero seduto sul bordo del nostro letto tenendo quella foto. Questa era la parte più difficile, lasciarlo, ma non potevo portarlo con me. Non ancora. Non senza prove di quello che stavo cominciando a sospettare. Perché ecco la cosa di cui nessuno parla quando il tuo matrimonio implode. Cominci a ricordare dettagli, piccole incongruenze, come il fatto che Dylan avesse gli occhi di mia madre, ma la mascella né mia né di Jessica. Come avesse bisogno degli occhiali a 7 anni quando nessuno nella mia famiglia li portava, ma Trevor Holman sì. Come Jessica avesse lavorato fino a tardi con Trevor per mesi prima che Dylan nascesse. Quando volavo su rotte internazionali e stavo via per giorni, avevo messo da parte quei pensieri per anni. Mi dicevo paranoico. Ma quella sera, guardandola esibirsi, vedendo Trevor ridere più forte di chiunque altro, ho aperto il mio laptop e trovato l'email che avevo scritto 3 mesi prima, ma mai inviata. Era indirizzata a un servizio privato di test del DNA. Avevo persino ordinato il kit, nascosto nel vano portaoggetti della macchina, aspettando il momento giusto. Ora avevo tutto il tempo. Ho allegato una foto di Dylan dalla foto scolastica del mese scorso, inserito i dati della mia carta di credito e premuto invio. Poi ho formattato il laptop, resettato il telefono alle impostazioni di fabbrica e tolto la SIM. Alle 2 di notte ero su un autobus Greyhound diretto a est. Nessuna destinazione, nessun piano oltre sparire. Jessica poteva tenersi la casa, la macchina, la vita che avevamo costruito. Io avrei preso il silenzio e qualunque verità mi aspettasse alla fine di questa strada. L'ultimo pensiero prima di chiudere gli occhi era semplice. Alcuni uomini combattono con i pugni, altri con gli avvocati. Io avrei combattuto diventando qualcuno che lei non avrebbe mai potuto trovare, controllare o umiliare di nuovo. Il silenzio sarebbe stata la mia arma. 3 settimane dopo la mia sparizione, vivevo in un motel a lungo soggiorno fuori Boise, Idaho. Il tipo di posto che affitta a settimana, senza fare domande, dove la macchina del ghiaccio sembra morire e il fumo di sigaretta dei precedenti ospiti si attacca ancora alle tende. Lavoravo in nero in un piccolo aeroporto regionale, rifornendo aerei privati e facendo controlli di manutenzione.
Il proprietario, un meccanico in pensione dell'Air Force di nome Al, non si curava del mio passato. Pagava in contanti, non faceva domande e mi lasciava fare il mio lavoro senza problemi. La busta è arrivata di martedì. Semplice, Manila, senza mittente, inoltrata tramite il contatto di Jake a Singapore. Le mani erano ferme quando l'ho aperta. Avevo passato 3 settimane a prepararmi a quel momento, immaginando ogni possibile esito. Risultati del test di paternità del DNA. Probabilità di paternità, 0%. L'ho letta 2 volte, poi una terza. I numeri non cambiavano. Dylan non era mio. 13 anni di partite di Little League, aiuto con i compiti, insegnargli ad andare in bici, leggere storie della buonanotte finché non diceva di essere troppo grande. Niente di tutto questo lo rendeva mio figlio biologico. Ma ecco la cosa dell'essere padre. La biologia è solo scienza. L'amore è una scelta. E io avevo scelto Dylan ogni singolo giorno della sua vita. Ero seduto sul bordo di quel letto di motel a fissare il rapporto, e qualcosa si è indurito dentro di me. Non rabbia verso Dylan, mai verso lui, ma verso Jessica e chiunque l'avesse messa incinta mentre io volavo con il carico rosso attraverso il Pacifico, fidandomi di mia moglie, credendo nella famiglia che avevamo costruito. Trevor Holman. Doveva essere lui. La tempistica coincideva. La somiglianza fisica che avevo ignorato per anni. Il modo in cui aveva riso più forte di chiunque al gala quando Jessica mi aveva umiliato. Ho tirato fuori il laptop e aperto un account email criptato che il contatto di Jake aveva creato per me. Ho allegato i risultati del DNA. Ho scritto una frase. Ho bisogno di tutto quello che puoi trovare su Trevor Holman. Registri finanziari, registri telefonici, storia dei viaggi da 13 a 14 anni fa. Qualunque cosa serva. La risposta è arrivata in 6 ore. Consideralo fatto. Questo tipo di lavoro non è economico. Ho controllato il saldo in banca. Avevo liquidato il mio conto pensionistico prima di sparire, pagando la penale fiscale. $47.000. Doveva essere la mia rete di sicurezza. Ora era munizione. Fattura a me, ho risposto. Pagherò qualunque cosa costi. 2 giorni dopo è arrivato un secondo pacco. Questa volta era spesso. Estratti conto bancari che mostravano pagamenti regolari da Trevor al conto personale di Jessica. A partire da 9 mesi prima della nascita di Dylan e per 3 anni consecutivi. Ricevute d'hotel da una conferenza a San Diego. Entrambi avevano fatto il check-in nello stesso resort. Stesso weekend, 14 anni fa. Messaggi di testo recuperati da un vecchio backup del telefono. Trevor a Jessica, non lo saprà mai. Sei troppo intelligente per questo. Sparsi i documenti sul letto del motel come prove in una scena del crimine. Non era solo infedeltà. Era cospirazione, frode, 13 anni di menzogne. E io le avevo finanziate con ogni stipendio, mentre Trevor faceva il papà di nascosto e Jessica recitava la parte della moglie devota. Il vecchio James avrebbe chiamato un avvocato, avrebbe chiesto il divorzio, lottato per la custodia in tribunale, dove le abilità di PR di Jessica e i soldi di famiglia mi avrebbero seppellito. Ma non ero più quell'uomo. Presi il telefono usa e getta e chiamai il contatto di Jake, un uomo che conoscevo solo come Mr. Park. Devo sparire completamente, dissi. Nuova identità, nuova città, qualcosa che nessuno possa collegare a James Rivers. È costoso, rispose, la voce piatta, professionale, definitiva. Ho i soldi e sono già sparito. Devo solo assicurarmi di restare così finché non sarò pronto a tornare alle mie condizioni. Quali condizioni? Chiese. Guardai il rapporto del DNA, gli estratti conto, i messaggi, ricostruendo tutto ciò che mi avevano tolto, ma più grande, intoccabile. Così, quando sarò pronto a ricordare loro che esisto, non avranno scelta se non ascoltarmi. Ci fu una pausa. Poi disse, conosco qualcuno che può aiutarti con questo. Si specializza in seconde possibilità per chi le merita.
Si chiama Richard Davenport. Il sangue mi si gelò. Il padre di Jessica, ex venture capitalist, in pensione da 2 anni. Si dice che abbia finanziato progetti all'insaputa di sua figlia. Potrebbe essere interessato alla tua storia. Perché dovrebbe aiutarmi? Chiesi. Perché da quello che sento, Richard Davenport valuta l'integrità più del sangue. E sua figlia ha appena fatto uno spettacolo pubblico distruggendo la reputazione di un uomo onesto. Questo lo infastidisce. Chiusi gli occhi. Era una scommessa, ma avevo già perso tutto ciò che contava. Cosa mi restava da rischiare se non il mio orgoglio? Organizza un incontro, dissi. In un posto neutro. Lo ascolterò. Un'ultima cosa, aggiunse Mr. Park. Se vuoi ricostruire, ti servirà un nome. Qualcosa che significhi qualcosa per te. Guardai di nuovo il rapporto del DNA, le 2 parole che avevano distrutto il mio mondo, paternità esclusa. 2 parole, dissi piano. È così che lo chiamerò. Qualunque cosa costruisca, 2 parole. L'incontro fu fissato in un bar a Spokane, Washington. Territorio neutro, abbastanza pubblico da far sentire al sicuro, abbastanza tranquillo per una conversazione onesta. Richard Davenport scelse il luogo. Io decisi di arrivare un'ora prima e osservare l'ingresso. Entrò esattamente alle 3 del pomeriggio. 67 anni, capelli grigi pettinati all'indietro, indossava un cappotto di lana e portava una valigetta di pelle vissuta. Ordinò un caffè nero e si sedette a un tavolo d'angolo di fronte alla porta. Professionale, attento. Riconobbi quella postura. Era lo stesso modo in cui io scandagliavo i terminal degli aeroporti in cerca di problemi potenziali. Gli diedi 5 minuti, poi mi avvicinai. Mr. Davenport, dissi, porgendogli la mano. James Rivers. Si alzò, strinse la mia mano con fermezza. La sua presa era forte. Gli occhi stanchi ma acuti. Siediti, James. Abbiamo molto da discutere. Per i primi 10 minuti, nessuno di noi parlò di Jessica o della serata di gala. Mi chiese del mio passato, della carriera di pilota, di cosa avessi fatto da quando mi avevano ritirato il certificato medico. Risposi onestamente. Non aveva senso mentire a un uomo che probabilmente aveva già fatto un controllo approfondito. Poi scivolò una cartellina sul tavolo. Ho visto il video, disse Richard a bassa voce. Qualcuno di Cascade l'ha postato nella rete interna dell'azienda. Mia figlia che ti umilia per divertimento davanti a 200 persone. Non toccai la cartellina. Perché sei qui? Perché l'ho cresciuta meglio di così, disse con voce dura. E perché ho passato le ultime 3 settimane a indagare su cosa è successo davvero. So di Trevor Holman. So di Dylan. La mascella mi si serrò. Sono un venture capitalist, James. La due diligence è il mio mestiere. Quando mia figlia fa qualcosa fuori dal suo carattere, indago a fondo. Aprì lui stesso la cartellina. Dentro c'erano copie degli stessi documenti che avevo ricevuto, più cartelle cliniche dell'ostetrica di Jessica che dimostravano che Dylan era nato 2 settimane prima del previsto, il che significava che il concepimento era avvenuto durante quella conferenza a San Diego. Trasferimenti finanziari che non avevo visto. Il rapporto di un investigatore privato che confermava che Trevor e Jessica avevano mantenuto una relazione per anni. Ti ha mentito fin da prima che Dylan nascesse, disse Richard. E a me usando i soldi di famiglia. Le ho dato 4 investimenti aziendali per saldare i debiti di gioco di Trevor. Non finanzio bugiardi, James. Neanche quando sono di sangue mio. Mi appoggiai allo schienale, elaborando. Cosa vuoi da me? Niente, disse. Voglio darti qualcosa. Una possibilità di ricostruire. Ho 77 anni. Ho più soldi di quanti ne spenderò mai e una figlia che valuta più i follower sui social che l'integrità. Preferisco investire in qualcuno che sa cosa significa avere vero carattere. Non sono un caso di carità, dissi. Non offro carità. Offro una partnership.
Richard tirò fuori una seconda cartellina. Osservo il mercato della consulenza per l'aviazione privata da 2 anni. Piccole aziende, clienti di alto livello, discrezione garantita. È un settore in crescita. Hai 20 anni di esperienza nel volo commerciale e contatti in tutto il settore. Io ho capitale e connessioni d'affari. Costruiamo qualcosa insieme, qualcosa di pulito, qualcosa che lei non potrà toccare. Guardai il piano aziendale che aveva già redatto. Proiezioni di ricavi, analisi di mercato, costi di avvio. Aveva fatto i compiti. Perché? Chiesi. Perché tradire tua figlia per uno sconosciuto? L'espressione di Richard si fece dura. Perché ha smesso di essere mia figlia nel momento in cui ha scelto la crudeltà invece del carattere. E tu non sei uno sconosciuto. Sei l'uomo che ha cresciuto mio nipote con più integrità di quanto abbia mai mostrato suo padre biologico. Questo per me conta. Sentii qualcosa muoversi nel petto. Non esattamente speranza, ma possibilità. Come vuoi chiamarla? Chiese Richard. Pensai al rapporto del DNA. Alle 2 parole che avevano distrutto la mia vecchia vita e avrebbero costruito la nuova. 2 parole, dissi. 2 parole, consulenza aeronautica. Richard sorrise. Era il primo sorriso genuino che vedevo da un mese. Semplice, diretto. Mi piace. Porse di nuovo la mano. Questa volta, quando la strinsi, non ero James Rivers, il marito umiliato. Ero James Rivers, il fondatore, il costruttore, l'uomo che avrebbe trasformato il silenzio in potere. Una condizione, dissi. Jessica non deve sapere nulla. Non ancora. Non finché non saremo così grandi da non poterci ignorare. Il sorriso di Richard si allargò. Figlio, non lo vorrei in nessun altro modo. 18 mesi dopo la mia sparizione, 2 parole, consulenza aeronautica era diventata un fantasma nel settore. Non eravamo su LinkedIn, non facevamo pubblicità, non inseguivamo clienti. Venivano da noi tramite sussurri e referenze. Individui con alto patrimonio netto che avevano bisogno di analisi sulle operazioni di volo private. Dirigenti aziendali in cerca di consulenza discreta. Celebrità che volevano acquisizioni di aeromobili gestite con riservatezza. Richard e io avevamo costruito qualcosa di straordinario. Il fatturato si avvicinava agli 8 milioni all'anno. Impiegavamo 12 persone, tutte in remoto, tutte vincolate da accordi di non divulgazione ferrei. Nessuno sapeva chi fosse il proprietario dell'azienda. Era voluto. Vivevo a Portland, Oregon, ora con il mio vero nome, ma con una storia di copertura costruita con cura. Ex pilota commerciale diventato consulente. Nessun accenno a Seattle. Nessun accenno a Jessica. Il mio pass era una pagina bianca scritta da me. Poi arrivò l'email. L'oggetto mi fermò il cuore. Papà, per favore leggi questo. Sono Dylan. La mano tremava mentre la aprivo. L'account era nuovo. Creato quel giorno. Ragazzo sveglio. Sapeva che avrei avuto gli avvisi attivi per i nostri vecchi indirizzi email di famiglia. Papà, non so se riceverai questo messaggio. Non so nemmeno se sei vivo. Mamma dice che ci hai abbandonati. Che hai avuto un crollo e te ne sei andato, ma non le credo più. Ho 14 anni ora. Primo anno di liceo. Sono entrato nella squadra di baseball anche se sono giovane per la mia classe. Saresti stato orgoglioso. L'allenatore dice che apprezza la tua disciplina, ma non è per questo che ti scrivo. Ho trovato qualcosa nell'ufficio di mamma il mese scorso. Estratti conto. Pagamenti da qualcuno chiamato Trevor Holman che risalgono a prima che nascessi. E ho trovato email. Beh, quando pensava di averle cancellate, su di me, su di te, sulle menzogne. Ho fatto un test del DNA, uno di quei kit ordinati per posta. Ho usato i soldi del mio compleanno. L'ho confrontato con un campione della tua vecchia spazzola per capelli che tenevo nella mia stanza.
So che non sei il mio padre biologico, ma sei comunque mio padre. Sei quello che mi ha insegnato a lanciare una curva. Che ha assistito a ogni partita, anche quando ho fatto strike 4 volte. Che mi ha letto lo Hobbit 2 volte perché lo amo così tanto. Ho bisogno di trovarti, non per colpa di mamma o Trevor o di tutto questo casino. Perché ho bisogno di sapere che stai bene. E perché ho bisogno che tu sappia che qualunque cosa dica il DNA, tu sei mio padre, l'unico che conta. Per favore rispondi. Anche se sei arrabbiato, anche se mi odi per far parte di questa menzogna, fammi solo sapere che sei vivo, Dylan. Lo lessi 5 volte. Ogni volta le parole colpivano più forte. Sapeva che quel ragazzo di 14 anni aveva fatto la sua stessa indagine e aveva raggiunto la stessa conclusione che avevo avuto io. Ma invece di arrabbiarsi, stava tendendo la mano, scegliendomi nonostante la biologia. Non è per questo che ti scrivo. Il mese scorso ho trovato qualcosa nell'ufficio di mia madre. Bilanci finanziari. Pagamenti da qualcuno di nome Trevor Holman che risalgono a prima della mia nascita. E ho trovato delle email. Beh, quelle che pensava di aver cancellato, su di me, su di te, sulle bugie. Ho fatto un test del DNA, uno di quei kit che si ordinano per posta. Ho usato i soldi che avevo ricevuto per il compleanno. L'ho confrontato con un campione preso dal tuo vecchio spazzolino per capelli che avevo tenuto nella mia stanza. So che non sei il mio padre biologico, ma sei comunque mio padre. Sei tu che mi hai insegnato a lanciare la curva. Sei stato a ogni partita, anche quando ho fatto strike 4 volte di fila. Sei stato tu a leggermi lo Hobbit 2 volte perché lo amavo così tanto. Ho bisogno di trovarti, non per colpa di mamma o di Trevor o di tutto questo casino. Perché ho bisogno di sapere che stai bene. E perché voglio che tu sappia che qualunque cosa dica il DNA, tu sei mio padre, l'unico che conta. Per favore, rispondi. Anche se sei arrabbiato, anche se mi odi per essere parte di questa menzogna, fammi solo sapere che sei vivo, Dylan. L'ho letto 5 volte. Ogni volta, le parole mi colpivano più forte. Sapeva che quel ragazzino di 14 anni aveva fatto la sua indagine e aveva raggiunto la stessa conclusione che avevo avuto io. Ma invece di arrabbiarsi, stava tendendo la mano, scegliendomi nonostante la biologia. Volevo rispondere subito, scrivere tutto, dirgli che non avevo mai smesso di pensare a lui, che me ne ero andato per proteggerlo dal brutto divorzio che lo avrebbe distrutto, che stavo costruendo qualcosa così. Quando fosse stato abbastanza grande, avrei potuto dargli un futuro che Jessica non avrebbe potuto toccare. Ma non potevo. Non ancora. Perché rispondere avrebbe significato rivelare la mia posizione e Jessica l'avrebbe scoperto. Avrebbe usato Dylan per rintracciarmi, trascinarmi di nuovo in tribunale, usarlo come arma contro di me. Invece ho fatto qualcosa di più difficile. Ho aspettato. Ho inoltrato l'email a Richard. Mi ha chiamato 10 minuti dopo. Cosa vuoi fare? Ha chiesto con voce gentile. Sapeva cosa significava Dylan per me. Voglio coinvolgerlo in questa storia, ho detto, ma in modo legale e attento. Così Jessica non può fermarci. Ha 14 anni nello stato di Washington. A 14 può chiedere al tribunale la preferenza per la custodia. E con le prove che abbiamo contro Jessica, frode, adulterio, manipolazioni finanziarie, possiamo fare un caso. Lei combatterà, ho detto. Lascia che lo faccia. Abbiamo 2 anni di successi documentati. Sei stabile, hai un lavoro. Hai versato gli alimenti in un conto vincolato, anche se lei non lo sa. Possiamo dimostrare che non l'hai abbandonato. Lo hai protetto. Ho pensato a Dylan seduto al computer, in attesa di una risposta che forse non sarebbe mai arrivata. A chiedersi se suo padre fosse morto o solo sparito. Apri un account email sicuro, ho detto. Criptato, non rintracciabile. Risponderò, ma devo farlo bene. Niente errori. 3 ore dopo, ho inviato la mia risposta da un servizio anonimo e criptato. Dylan, sono vivo. Sto bene.
E non ho mai smesso di essere tuo padre. Quello che hai trovato, il test del DNA, le email, ci voleva coraggio. Coraggio vero. Quello che la maggior parte degli uomini adulti non ha. Sono orgoglioso di te. Non per il baseball, anche se è incredibile. Per la forza di cercare la verità, anche quando è difficile. Me ne sono andato perché restare ti avrebbe distrutto. Tua madre ha fatto scelte con cui non potevo convivere. E se fossi rimasto, la battaglia legale ti avrebbe spezzato. Quindi me ne sono andato per costruire qualcosa di meglio, qualcosa di pulito, un posto dove potrai venire quando sarai pronto. Non posso ancora dirti dove sono. Non perché non mi fidi di te, ma perché tua madre chiederà e tu sei troppo onesto per mentirle in faccia. Ma presto, quando compirai 15 anni, potremmo chiedere il cambio di custodia. Potrai scegliere dove vivere, e io ti aspetterò. Fino ad allora, continua a giocare a baseball. Continua a essere il giovane incredibile che stai diventando. E sappi che ogni giorno sto lavorando per costruire un futuro in cui potremo essere di nuovo una famiglia. Ti voglio bene, figlio. La biologia non cambia questo. Niente mai lo farà. Papà. Ho colpito il tasto invio e mi sono seduto. La prima mossa era fatta. Ora dovevo solo aspettare che Dylan fosse abbastanza grande per scegliere da solo. E quando quel giorno sarebbe arrivato, Jessica avrebbe imparato cosa significa perdere qualcosa di insostituibile. Il mondo di Jessica ha cominciato a crollare 6 mesi dopo l'email di Dylan. Non l'ho causato io. Ho solo smesso di impedirlo. Richard aveva contatti al Cascade Travel Group. Una chiamata a un ex membro del consiglio e improvvisamente i report spese di Jessica venivano controllati a fondo. Il tipo di controllo che scopre 3 anni di richieste di rimborso gonfiate, acquisti personali con carte aziendali e pagamenti inspiegabili a un certo Trevor Holm elencati come consulenze. La chiamata è arrivata di mercoledì. Jessica all'HR, per favore portate la documentazione. L'ho saputo da fonti di Richard. Ha provato a spiegare, ha detto che Trevor era un consulente aziendale legittimo, che le spese erano approvate. Ma quando l'HR ha cercato i contratti di consulenza di Trevor, non hanno trovato nulla. Nessun documento, nessun risultato, solo pagamenti per un totale di $87.000 in 3 anni. Cascade l'ha licenziata giovedì. Con effetto immediato, scortata fuori dalla sicurezza. La sua email aziendale è stata chiusa prima che arrivasse al parcheggio. Non ho festeggiato. Non era una vittoria. Era solo la gravità che finalmente la raggiungeva. Ma Trevor non aveva finito. 2 settimane dopo il licenziamento di Jessica, ha fatto la sua mossa. Ha fatto causa a lei per diffamazione, sostenendo che aveva raccontato alla moglie della loro relazione e rovinato il suo matrimonio. Cosa interessante, perché sapevo per certo che la moglie di Trevor aveva assunto un investigatore 6 mesi prima e sapeva già tutto. Trevor stava solo tagliando i ponti, proteggendosi, scaricando Jessica prima che lei potesse trascinarlo giù con sé. Jessica ha provato a reagire. Ha postato sui social media parlando di tradimento aziendale e di essere presa di mira per aver detto la verità, ma i commenti non erano dalla sua parte. La gente ricordava il video del gala. Qualcuno l'ha ripostato con una didascalia, ha umiliato suo marito per ridere. Ora piange per giustizia. La corte dell'opinione pubblica è dura, soprattutto quando hai bruciato la tua credibilità per momenti virali. Poi è arrivata l'email che aspettavo dall'account criptato di Dylan. Papà. Mamma ha perso il lavoro. Piange molto. Non vuole dirmi perché, ma l'ho sentita al telefono con Trevor. Lui è stato citato in giudizio dalla moglie per la relazione. Per gli alimenti per me. L'avvocato di sua moglie ha mandato a mamma una lettera. Dice che Trevor deve pagare gli alimenti retroattivi perché il DNA dimostra che è mio padre biologico. 14 anni di pagamenti, più il sostegno futuro fino ai 18 anni. Mamma è al verde. Papà, la casa sta per essere pignorata. Parla di andare a vivere dalla nonna, ma il nonno Richard non risponde alle sue chiamate.
So che probabilmente pensi che se lo meriti. Forse è così, ma io sono nel mezzo e non voglio più vivere con lei. Non posso vederla crollare e incolpare tutti tranne se stessa. Tra 2 mesi compirò 15 anni. Possiamo fare la richiesta di custodia allora? Voglio venire a vivere con te, ovunque tu sia, qualunque cosa tu stia facendo. Voglio solo stare con il mio vero papà, per favore. Ho mostrato l'email a Richard. Ha annuito lentamente. È il momento, ha detto. Facciamo la richiesta il giorno del suo 15° compleanno. Citeremo la frode di Jessica, il suo licenziamento, la sua instabilità finanziaria. Dylan è abbastanza grande per testimoniare che vuole vivere con te. I tribunali di Washington ascoltano i ragazzi della sua età. Lei combatterà, ho detto. Con cosa? È disoccupata, vive con le carte di credito. La moglie di Trevor la sta citando per alienazione dell'affetto. Jessica non ha più leve. Ho pensato alla donna che 18 mesi prima era salita su quel microfono ridendo mentre 200 persone mi deridevano. Ho pensato agli anni di bugie, al tradimento, alla crudeltà calcolata. E non ho provato nulla. Nessuna soddisfazione, nessuna vendetta, solo la quieta certezza che a volte la giustizia non ha bisogno del tuo aiuto. Ha solo bisogno di tempo. Prepara la richiesta, ho detto. La presenteremo il giorno in cui compirà 15 anni e poi lo riportiamo a casa. Richard ha sorriso. 2 parole, James. È tutto quello che serve. 2 parole per cambiare tutto. L'ho guardato. Cosa? Tuo padre, ha detto piano. Quando lei ti chiederà come ce l'hai fatta, questo le dirai un giorno. Tuo padre mi ha scelto invece di te. Ed è stato allora che il suo mondo è finito. Dylan si è trasferito da me 3 settimane dopo la sentenza sulla custodia. Abbiamo trovato una casa a Bend, Oregon, con vista sulle montagne e cascade e abbastanza spazio per farlo allenare a baseball in giardino. Si è adattato più in fretta di quanto pensassi. Buoni voti. È entrato nella squadra varsity da sophomore. Ha cominciato a chiamare Richard e nonno senza che nessuno glielo chiedesse. La vita si stava ricostruendo, pulita, onesta, tutto quello per cui avevo lottato. Poi ho scoperto cosa aveva fatto Jessica con l'orologio di mio nonno. L'ho saputo da un sito di vendite all'asta di eredità. L'assistente di Richard monitorava le aste online, seguendo le liquidazioni dei beni di Jessica. Aveva venduto tutto, mobili, gioielli, qualsiasi cosa di valore. L'annuncio mi ha bloccato. Omega C Master Vintage del 1952, cimelio di famiglia. Ottime condizioni. Offerta iniziale $200. L'orologio di mio nonno. Quello che indossava mentre volava sui B-17 in Germania. Quello che mi aveva dato il giorno in cui ho preso la licenza di pilota commerciale. Quello che avevo lasciato nella cassaforte della nostra camera da letto quando sono sparito insieme al certificato di matrimonio e ad altri documenti che non potevo portare con me. Jessica l'aveva venduto per $200. L'asta era finita 2 anni prima. L'acquirente era indicato come un collezionista privato in California. Sono rimasto seduto alla scrivania a fissare lo schermo. Quell'orologio valeva $45.000 per il collezionista giusto, ma per me il suo valore era inestimabile. Era l'ultimo legame fisico con mio nonno, l'uomo che mi aveva insegnato che l'integrità conta più dell'altitudine. Lo troveremo, ha detto Richard quando gliel'ho mostrato. Ho persone che seguono queste cose. Se è ancora in circolazione, lo localizzeremo. Ci sono volute 3 settimane. Il collezionista era morto. La sua eredità veniva liquidata. L'orologio era in un'asta a San Francisco, prevista tra 2 giorni. Sono volato lì di persona. Sono entrato nella casa d'aste indossando un abito che Richard aveva insistito che comprassi. Mi sono seduto in ultima fila mentre mettevano all'asta cimeli della guerra civile e mobili d'epoca. Poi il lotto 247. Omega C Master del 1952, restauro professionale militare Providence. L'offerta è partita da $5.000.
Ho alzato la paletta. Qualcuno ha rilanciato. 7.500. Volevo 10.000. La sala ha notato. Non era più un'asta casuale. 15.000 da un offerente al telefono. 20.000 da me. La voce dell'asta saliva. 25.000. 30. 35.000. A 40.000 la sala si è zittita. L'offerente al telefono si è ritirato. Venduto, ha dichiarato il banditore alla paletta 67 per $40.000. Ho pagato in contanti, ho preso l'orologio dal commesso con mani che non tremavano, l'ho stretto al polso dove doveva stare. Quella notte ho mandato a Jessica un'email da un account anonimo. Nessuna parola, solo una foto. Il mio polso, l'orologio di mio nonno tornato al suo posto. Non ha mai risposto, ma sapevo che l'aveva vista. Sapevo che capiva cosa significava. Avevo recuperato ciò che lei aveva rubato, e stavo appena iniziando. 3 mesi dopo, Two Words Aviation Consulting è diventata pubblica. Non l'azienda in sé, ma il nostro successo. Richard ha rilasciato un'intervista a Aviation Weekly. Non ha menzionato il mio nome, ma ha dettagliato la nostra lista clienti, aziende Fortune 500, celebrità di primo piano, royalty medio orientali. L'articolo diceva che il nostro fondatore era un ex pilota commerciale che aveva ricostruito la sua carriera, dopo una squalifica medica, dimostrando che le battute d'arresto sono semplicemente trampolini per un ritorno. Jessica l'avrebbe letta. Si sarebbe chiesta, e da qualche parte nella sua mente avrebbe iniziato a collegare punti che non voleva credere. Ma non ero ancora pronto per la resa dei conti. Sarebbe arrivata quando Dylan fosse stato più grande. Quando Two Words fosse diventato troppo grande per essere ignorato. Quando avrei potuto guardarla negli occhi e mostrarle esattamente cosa la sua crudeltà aveva costruito. Per ora avevo mio figlio, la mia azienda, l'orologio di mio nonno e la pazienza. Il summit sulla leadership nell'aviazione a Seattle era solo su invito. 200 dirigenti del settore, produttori e consulenti. Richard ci aveva assicurato uno slot per parlare. All'inizio ero stato riluttante, ma lui era stato insistente. Sei stato invisibile abbastanza a lungo, aveva detto Richard. È ora che la gente veda cosa hai costruito e chi l'ha costruito. Ho accettato. Non per cercare conferme, ma perché Dylan meritava di vedere suo padre davanti a un'intera industria, rispettato per qualcosa di reale. Dylan è venuto con me, 16 anni, più alto di me, con i capelli scuri di Jessica ma lo sguardo fermo di mio nonno. Si è seduto in prima fila mentre parlavo di gestione delle crisi e aviazione privata. Gli applausi erano sinceri. 3 persone mi hanno chiesto biglietti da visita dopo. Una ha offerto un contratto di consulenza sul posto. Poi l'ho vista, Jessica, vicino all'uscita della sala conferenze, con una giacca che aveva visto tempi migliori. I capelli diversi, più corti, meno curati. Sembrava più piccola, in qualche modo diminuita. I nostri occhi si sono incrociati. Ho visto riconoscimento, poi shock, poi qualcosa che poteva essere paura. Mi sono scusato dalla conversazione e sono andato verso di lei lentamente. L'ho lasciata vedermi arrivare. Non è scappata, è rimasta lì, paralizzata. James, ha detto quando sono arrivato, la voce più bassa di quanto ricordassi. Non sapevo che saresti stato qui. Perché sei qui? Ho chiesto con tono calmo. Lavoro al registro, staff part-time per l'evento. Avevo bisogno del lavoro. Ha distolto lo sguardo. Ho sentito parlare di Two Words. Non avevo capito fossi tu finché non ti ho visto parlare. Ora lo sai, ho detto. Ha guardato Dylan seduto in prima fila al telefono. Sta bene. È felice. Ho voluto tendere la mano. Jessica ha detto dopo l'udienza per l'affidamento che voleva scusarsi, ma il mio avvocato ha detto di non contattarti. Il tuo avvocato è stato furbo. Ha sussultato. Me lo merito. Tutto. Quello che ho fatto al gala è stato crudele.
Cercavo di impressionare Trevor, di dimostrare che ero abbastanza audace per la promozione. Non ho pensato a cosa ti avrebbe fatto. Tu non hai pensato a molte cose, ho detto. Come hai fatto? Ha chiesto, la voce leggermente incrinata. Perdere tutto e costruire questo. Come ci sei riuscito? L'ho guardata, davvero guardata, ho visto la donna che aveva distrutto la mia reputazione per un applauso, che aveva mentito sul padre di Dylan per 13 anni, che aveva venduto l'orologio di mio nonno per $200. E non ho provato nulla. Nessuna rabbia, nessuna soddisfazione, solo fredda certezza. Mi sono chinato leggermente, abbassando la voce così che solo lei potesse sentire. Tuo padre, ho detto, 2 words. È bastato. Il suo volto è diventato bianco. Cosa? Tuo padre, ho ripetuto. Richard Davenport. È il mio socio. Ha finanziato 2 words. Ha scelto me invece di te. È così che ce l'ho fatta. Le ginocchia le si sono piegate. Letteralmente. Si è aggrappata al muro per non cadere, il respiro affannoso. No, ha sussurrato. Non può essere. Lui non lo farebbe. L'ha fatto 2 anni fa. Mi ha dato capitale, contatti, tutto ciò di cui avevo bisogno perché lui valuta l'integrità più del sangue. E tu hai dimostrato di non avere né l'una né l'altro. Le lacrime le sono salite agli occhi. Stai mentendo. Ho tirato fuori il telefono, le ho mostrato i documenti di registrazione aziendale. 2 Words Aviation Consulting LLC. Fondatori, James Rivers e Richard Davenport. Ha investito in me mentre tu affondavi, ho detto piano. Ogni affare che hai perso. Ogni lavoro che non hai ottenuto. Lui se n'è assicurato, non per distruggerti, ma per garantire che potessi ricostruire senza interferenze. Jessica è scivolata giù dal muro, seduta sul tappeto, le mani sul volto. La gente cominciava a notare. Un membro dello staff si è avvicinato preoccupato. Sta bene, ho detto allo staff, è solo sopraffatta. Ho guardato Jessica un'ultima volta. Mi hai umiliato per una promozione che non hai mai ottenuto. Hai mentito su mio figlio per 13 anni. Hai venduto l'eredità di famiglia per 4 soldi. E ora lavori al registro mentre io tengo conferenze come relatore principale. Non è vendetta, Jessica. È solo gravità. Sono tornato da Dylan. Ha alzato lo sguardo dal telefono. Era mamma, ha chiesto. Sì, ho detto. Stai bene? Ho messo la mano sulla sua spalla. Sentivo il peso dell'orologio di mio nonno al polso. Pensavo a Richard che aspettava in hotel. Sono perfetto, ho detto, e lo pensavo davvero. 6 mesi dopo la conferenza di Seattle, Jessica ha fatto un ultimo tentativo di contatto. Non con me, con Dylan. Lui mi ha mostrato la lettera. Era arrivata a casa nostra, scritta a mano su una carta economica. Dylan, so di non avere il diritto di chiederti nulla. So che quello che ho fatto è imperdonabile, ma sei mio figlio e devi sapere che non ho mai smesso di amarti. Anche quando ho fatto scelte terribili. Non ti chiedo di perdonarmi. Ti chiedo solo di capire che stavo affogando. Tuo padre se n'è andato e io ho perso la testa. Ho sbagliato. Ho ferito persone. Ti ho ferito più di tutti. Se vorrai mai parlare, io ci sarò. Ci sarò sempre. Mamma. Dylan l'ha letta 2 volte, poi l'ha posata sul tavolo della cucina. Che ne pensi? Ho chiesto. È stato silenzioso a lungo. 17 anni, più alto di me, capitano della squadra di baseball della scuola, con borse di studio da 3 università. Penso che stia cercando di riscrivere la storia, ha detto. Finalmente. Tu non te ne sei andato perché volevi. Te ne sei andato perché lei ti ha distrutto e ora vuole compassione perché sta pagando le conseguenze. È ancora tua madre, ho detto con cautela. Biologicamente, almeno attraverso lei, esisti. No,
ha detto Dylan con fermezza. È la donna che ha mentito a entrambi per tutta la mia infanzia. Che ti ha umiliato pubblicamente. Che ha venduto l'orologio di nonno per soldi da birra. Mi ha guardato. Sei tu mio padre. Quello che è tornato per me. Che ha costruito qualcosa di vero. Che mi ha insegnato che il carattere conta più del DNA. Ho sentito qualcosa stringersi nel petto. Orgoglio, dolore, sollievo. Cosa vuoi fare? Ho chiesto. Niente, ha detto Dylan. Non voglio rispondere. Non voglio ingaggiare. Ha fatto le sue scelte. Ora vive con lui. Ho annuito. È giusto, ma voglio sapere una cosa. Trevor, lui sa di me? Che sono suo figlio biologico? Ho temuto quella domanda per mesi. Sì, ho detto. L'avvocato della sua ex moglie lo ha contattato durante il divorzio. Le prove del DNA sono state parte del caso di affidamento per gli altri figli. Sa. Ha provato a contattarmi. No. Dylan ha assorbito la notizia. Bene. Non voglio incontrarlo mai. È solo uno che ha dormito con mamma e l'ha pagata. Sei tu quello che si è fatto vivo. È l'unica cosa che conta. 2 settimane dopo Richard ha chiamato con notizie su Trevor Holman. Ha dichiarato bancarotta, ha detto. Personale aziendale. Sua moglie lo ha svuotato nel divorzio. Il mantenimento per 3 figli più Dylan lo ha quasi rovinato. Poi la sua società di consulenza è crollata quando è venuto fuori il tradimento e l'appropriazione indebita che nascondeva. Dove sta ora? Ho chiesto. Lavora in una concessionaria di auto a Tacoma, vende Honda usate, guadagna circa $40.000 l'anno, vive in un monolocale, divorziato e solo. Esattamente quello che merita. Ho pensato all'uomo che rideva più forte quando Jessica mi umiliava. Che ha generato Dylan e poi è sparito dietro pagamenti mensili, che ha tradito la sua famiglia per una relazione. Bene, ho detto. Che resti lì. Richard ha fatto una pausa. C'è un'altra cosa. Jessica ha cercato di contattarmi. Email, telefonate. Vuole incontrarci. Dice che deve spiegare. Cosa le hai detto? Niente. Ho bloccato il suo numero. Ho cambiato la mia email. Non deve spiegare. Non deve avere chiusura. Deve avere il silenzio. Ho sorriso. Richard ha capito. Il silenzio non era crudeltà. Era conseguenza. Two Words sta crescendo, ha continuato Richard. Ci ha contattato un consorzio europeo. Vogliono che facciamo consulenza per una flotta privata a Dubai. 12 aerei, contratto triennale, $20 milioni. Lo stiamo già prendendo, firmato. Dovremo assumere altri 5 consulenti. Pensavo che Dylan potrebbe voler fare uno stage estivo, prendere un po' di esperienza reale prima del college. Ho guardato Dylan nel soggiorno mentre studiava il calcolo. Mio figlio, non di sangue, ma per scelta. Gli chiederò, ho detto, ma penso che dirà di sì. Quella notte ho aperto la cassaforte nel mio ufficio. Dentro c'era la cartella che avevo tenuto dall'inizio. Risultati del test del DNA, estratti conto bancari, messaggi, tutta la frode di Jessica documentata e conservata. L'avevo tenuta per anni, pensando che un giorno mi sarebbe servita per il tribunale, per prove, per vendetta, ma non ne avevo più bisogno. Dylan aveva scelto me. Two Words prosperava. Jessica e Trevor si erano distrutti da soli, senza il mio aiuto. Ho infilato i documenti nella distruggidocumenti, li ho visti trasformarsi in coriandoli. Alcune vittorie non hanno bisogno di prove, solo di pazienza. 3 anni dopo quella conferenza a Seattle, ero nel terminal principale dell'aeroporto internazionale di Portland, a guardare Dylan salire su un volo per Boston, con una borsa di studio completa al MIT, ingegneria aerospaziale, seguendo le orme di suo nonno, solo con ali diverse. Mi ha abbracciato al controllo di sicurezza. Grazie, papà,
Per tutto. Te lo sei meritato, ho detto. Tutto. No, ha risposto Dylan. Lo hai meritato tu. Hai ricostruito tutto dopo che lei l'aveva distrutto. Mi hai mostrato cosa significa la vera forza. L'ho visto sparire oltre la sicurezza, poi sono tornato al parcheggio. Il telefono ha vibrato. Messaggio da Richard. Dylan è partito per la scuola. L'ho appena visto passare la sicurezza, ho risposto. Brava persona. L'hai cresciuto bene. Noi l'abbiamo cresciuto bene, ho corretto. 2 parole. La consulenza aeronautica era cresciuta oltre ogni mia immaginazione. Uffici a Portland, Dubai e Londra, 47 dipendenti, fatturato annuo vicino ai 50 milioni. Consulenze per governi, aziende e clienti privati che antepongono la discrezione a ogni altra cosa. Richard si era ritirato dalla gestione attiva l'anno scorso, ma partecipava ancora alle riunioni del consiglio, dava consigli, mi ricordava sempre che il carattere batte le credenziali ogni volta. Sono andato in ufficio. La nostra sede di Portland occupava l'ultimo piano di un edificio in centro con vista sul Monte Hood. Linee pulite, professionale, niente di appariscente. Non era il nostro stile. La mia assistente mi ha consegnato un pacco appena arrivato con il corriere. Contrassegnato personale. Dentro c'era una lettera. Scritta a mano da Jessica James. So che non risponderai. So di non meritare una risposta, ma devo farti sapere che capisco cosa ho distrutto. Ora vedo 2 parole ovunque. Riviste di aviazione, conferenze di settore. Dylan ne parla durante le nostre chiamate mensili. Sì, mi chiama una volta al mese perché è una persona migliore di quanto io sia mai stato. Non chiedo perdono. Ti chiedo solo di sapere che mi dispiace per la serata di gala, per le bugie, per aver venduto l'orologio di tuo nonno, per tutto. Ora lavoro come agente di viaggi. Una piccola agenzia a Bellingham. È un lavoro onesto. Tranquillo. Non cerco più di impressionare. Cerco solo di essere decente. Spero che tu sia felice. Spero che Dylan sia felice. Ve lo meritate entrambi. Jessica, l'ho letta una volta, poi l'ho archiviata senza rispondere. Voleva una chiusura, voleva che dicessi che andava tutto bene, che avevo superato tutto, ma non avevo superato nulla. Avevo attraversato tutto. Costruito qualcosa di più grande del dolore, e quello era meglio del perdono. L'orologio di mio nonno ticchettava regolare al polso. Dylan era al MIT. Richard era sano e orgoglioso. 2 parole stavano prosperando. Ho aperto il portatile e ho tirato fuori la missione aziendale, quella che Richard ed io avevamo scritto 3 anni prima. 2 parole, consulenza aeronautica. Costruire fiducia attraverso il silenzio. Consegnare risultati con integrità. 2 parole avevano iniziato tutto. 2 parole avevano chiuso tutto. 2 parole avevano ricostruito tutto. Tuo padre. Questo avevo detto a Jessica a Seattle. Questo l'aveva spezzata completamente. Non perché fosse crudele, ma perché era vero. Richard mi aveva scelto invece di sua figlia. Aveva investito milioni in un pilota rotto che non aveva più nulla da perdere. Aveva creduto nel carattere quando tutti gli altri vedevano solo fallimento. E insieme avevamo costruito qualcosa che nessuna bugia avrebbe potuto distruggere. Ho guardato fuori dalla finestra. Portland si stendeva sotto di me. Montagne in lontananza. Cielo limpido e azzurro. Il telefono ha vibrato. Messaggio da Dylan. Sono arrivato a Boston. Il campus è incredibile. Grazie ancora, papà. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io, figlio. Ho risposto. Fai orgoglioso il nonno. Lo sto già facendo, ha scritto. 2 parole. Ce l'abbiamo fatta. Ho sorriso, ho posato il telefono, guardato il calendario, 3 riunioni oggi, conference call con Dubai, cena con Richard, buona vita, lavoro onesto,
Coscienza pulita. Jessica aveva provato a distruggermi con risate e umiliazioni pubbliche. Avevo scommesso che mi sarei spezzato sotto il peso della vergogna e del tradimento. Aveva perso quella scommessa perché alcuni uomini combattono con i pugni, altri con gli avvocati, altri con campagne sui social media. Io ho combattuto con il silenzio, con la pazienza, costruendo qualcosa di così solido che quando finalmente ho parlato, le uniche parole che ho dovuto dire sono state tuo padre. E quello è bastato.